Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF, la regina dei rally, uscita numero 60, è un'edizione Centauria, il modello è in scala 1:8 e quest'auto, oltre a tante e altre gare che ha vinto il titolo, il Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, una macchina iconica in tutti i sensi. Intanto, mentre vi faccio scorrere le immagini del fascicolo, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti, perché voi siete la vita del canale. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico questo: ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio di un modello, mi contatti privatamente. Grazie. Come avete potuto vedere dal mio canale, ho pubblicato questo montaggio successivamente al video straordinario che ho pubblicato. In quel video, come ho specificato all'inizio, mi raccomando, se non siete un po' pratici, non andate a complicarvi la vita. Lasciate tutto così com'è e montatelo così, va bene? E adesso andiamo a vedere queste meravigliose cinture di sicurezza con gli attacchi da montare alla paratia posteriore dell'abitacolo. Quindi ci servirà questa e poi guardate che spettacolo. Vi ricordate quando esortavo la gente dopo l'uscita numero 1 di andare ad acquistare quest'auto, questa collezione? Magari quest'auto costa un po'. Ebbene, guardate, infatti, non mi sbagliavo. È una riproduzione meravigliosa di una macchina meravigliosa. Ecco qui. Questo è quello che troviamo, più i ganci in plastica. Ce ne serviranno 6, uno ci è dato sempre in più. E una serie di viti SP. La P come lettera finale indica che la vite va avvitata nella plastica. E ricordatevi, cos'è che dico sempre? Sento già il coro dei miei iscritti. Non bisogna usare nessun tipo di lubrificante sulla plastica per crearsi i filetti. Usatelo solo nel metallo. In questo caso non createvi il filetto neanche qui senza olio. Andiamo ad avvitare direttamente il pezzo sulla paratia posteriore. Allora, guardate. Come potete vedere, adesso ingrandisco un po' l'immagine. Se non avete visto il video straordinario, voi non vi troverete questi due pezzi come li ho io, ma li troverete così. Adesso non è semplicemente girandolo al contrario che risolvete la situazione, ve lo dico subito. Però ecco, non vi voglio spiegare tutto quello che vi ho già detto nel video straordinario, quindi se avete piacere andate a vederlo. Io adesso proseguirei al montaggio. Allora,
Andiamo a prendere 6 viti SP. Perfetto. Ognuno di questi pezzi, così come ho spiegato nel video straordinario, ha una scanalatura da una parte sola della circonferenza. Eccola qui. Questa scanalatura, e vi aiuterà anche il fatto che va messo in verticale il gancio, non così, ma così, deve trovarsi sempre alla vostra sinistra. Quindi prendiamo questo, la scanalatura la vedete che è a sinistra, e lo inseriamo così. Prendiamo una vite SP, dovrete essere molto ma molto delicati per evitare di rompere il gancio sopra. Non vi dimenticate che seppur è cromato, questo è molto delicato perché è in plastica. Quindi inserisco lo stuzzicadenti, lo tengo fermo in verticale. Quando è perfettamente in verticale avvito, ma avvitandolo lui a un certo punto si piegherà un po'. Avete visto? Quindi lo vado ad addrizzare così. Basta. Faccio la stessa cosa con gli altri e ci vediamo dopo. Bene, e ho montato questi 4. Adesso gli ultimi 2 vanno messi in orizzontale. Quindi non così come quelli sopra, ma così. E qui abbiamo all'interno un segmento, o meglio, uno scalino. Il segmento lo abbiamo qui. Questo scalino che è nella parte bassa, se guardate dentro i vostri fori lo vedete, ci indica che questa parte qui finale scanalata va messa verso il basso. Così. La parte scanalata va messa qui e ovviamente la stessa cosa di qua. Inseriamo dentro lo stuzzicadenti, guardate che vi aiuta molto lo stuzzicadenti, lo tenete così e avvitate. Se è troppo stretto non insistete, altrimenti danneggiate l'occhiolo, piuttosto allentate e poi addrizzate. Ecco qua. Lavorate sempre ragionando su quello che fate, mai con la fretta, altrimenti è lì che fate il danno. Bene, prendiamo l'ultimo. Qui è liscio, vedete? Lo giriamo e qui ha la scanalatura. Ecco, guardatemi. Ecco qui. Questo è veramente un pezzo
Non che gli altri non lo siano, ma questo è veramente un valore aggiunto, un ulteriore valore aggiunto al modello. E sarete tutti d'accordo con me. Ve le aspettavate così belle? Io sì, perché ho guardato il modello che a molti può essere sfuggito nella prima uscita. Se guardate la prima uscita dove c'è il dépliant che si apre, vedrete che ci sono le cinture di sicurezza in tessuto. In realtà sono in nylon, però sono fatte benissimo. Ecco qua. Bene, andiamo a vedere cosa mi dice le istruzioni, come già mi dicono le istruzioni. Ok, adesso prendiamo, ve ne faccio vedere solo uno, poi farò come ho fatto per i ganci superiori, le monterò tutte e poi ci vediamo per il montaggio finale. Allora, prendiamo questa così, una di queste, ovviamente qua non deve esserci l'attaccatura, l'abbiamo sotto, così come l'abbiamo sotto anche di qua, ma qui non vi potete sbagliare perché c'è scritta Britax, però qua potreste sbagliarvi, quindi mi raccomando, la parte incollata va messa sotto, ok? Poi giriamo così, quindi giriamo anche questa al contrario, parte incollata, e semplicemente guardate cosa dobbiamo fare. Avviciniamo l'immagine un attimo, avviciniamo perché mi aiutate anche voi. Ok, semplicemente così, e lo ripetete su tutte le altre tre. A me viene tutto più complicato perché sto guardando attraverso il telefonino e voi invece non dovrete farlo. Ecco qua, vi faccio vedere, guardate come deve entrare. Ok? Perfetto. La tiriamo ferma e tiriamo. Ecco qui. Ricordatevi che non ci sono problemi, se volete allungarla basterà tirarla, se vorrete stringerla basterà tirarla da dietro, guardate, ecco qua, vedete? Se invece è troppo lunga la tiro da quest'altra parte e lei ovviamente si accorcia di qua, quindi non vi preoccupate. Bene, adesso metto pausa e le montiamo tutte così, però ci tengo a specificare una cosa che ho già detto, mi raccomando, dove non c'è la scritta dovrete avere l'attaccatura e dall'altra parte assolutamente no. Faccio la stessa cosa anche con le altre tre e ci vediamo dopo. Bene, una volta fatto questo, eccole qui montate, io sono andato ad avvicinarmi tutte e quattro le fibbie così e sono andato ad allungarmi queste parti per avere la stessa lunghezza, ma non è indispensabile perché le cinture di sicurezza in realtà sono regolate differentemente in virtù di quello che appunto un pilota ha come costituzione diciamo fisica, no? Quindi però io ho fatto così. Adesso non ci rimane che fare questo, lo stesso lavoro che abbiamo fatto per quelle, quindi inseriamo questa così, ricordatevi sempre la faccia bella qui, come anche di qua, e l'attaccatura sotto.
ok? Che belle che sono, che belle, ma quanto è fatto bene questo modello. Ovviamente è una domanda retorica perché la risposta la sappiamo tutti, è meraviglioso. Ecco qua. Bene, adesso procediamo alla parte più semplice di tutte. Ecco qui. Per inserire vi do un consiglio. Non cercate di allargare questo, ma andate direttamente dove c'è l'intaglio qua, in corrispondenza del pezzo di plastica. Guardate, aspettate che ingrandisco. E premete. Ecco qui. 1, 2 e vi faccio vedere quello di cui vi parlavo prima. Guardate come sono rivolti i ganci. Voi ve ne troverete invece uno così e uno girato al contrario. Così, lo vedrete poi nel video straordinario, vi ho spiegato tutto. E quello che hanno fatto secondo me sulle istruzioni è un errore, però ricordatevi sempre che io vi do delle indicazioni, ma siete voi i responsabili del modello, quindi ragazzi, se volete seguirmi mi seguite, altrimenti non vi preoccupate, il modello è bellissimo così com'è. Adesso attenzione, perché questo va agganciato così, non da questa parte, ma da questa parte. Ecco, ok? Così. E qui invece hanno commesso lo stesso errore, vedete? Perché fanno agganciare queste cinture di sicurezza come queste, invece in realtà queste vanno messe così, al contrario di queste due. Ed è così che poi io le andrò a modificare come ho fatto con il video straordinario. Adesso le metto in questa maniera e poi andrò a modificarle. Sono piccolezze, ragazzi, ci mancherebbe. Fatene anche a meno, non le fate voi queste modifiche. Ma io sì. Ecco qua. Madonna. Ma quanto è bello! Ma vi rendete conto? Guardate che dal video non è bello come dal vivo, eh? Ve lo garantisco. Dal video non è bello come dal vivo, ve lo garantisco. Che spettacolo, ragazzi. Adesso il montaggio è terminato. Prendo quello che è stato montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Ecco qui. Andiamo a prendere la vera regina dei rally.
Questa poi va messa qui. Così. Mamma mia ragazzi, ma vi rendete conto? Pacco batterie, gruppo fari secondari, guardate la scritta Carello, che vi ricordo dovrete avere su tutte e due i fari dalla parte destra. Telecomando, eccolo qui. Il telecomando. Questo non è il tasto di accensione come hanno scritto, perché il tasto di accensione è questo. Non l'accensione del motore, attenzione. L'accensione del motore è questo. Questa è l'accensione delle luci. Quando voi accendete tutto e volete spegnere, se non volete schiacciare quello che avete acceso direttamente, uno per ogni cosa, schiacciate questo con lo spegnimento. Questo è il tasto dei fari primari, tasto dei fari secondari, accensione, clacson, pedale del freno, quindi gli stop, volante in metallo verniciato. Questa è la scheda elettronica con l'interruttore generale LED e l'altoparlante che io ho protetto come ho fatto vedere nel video dedicato. Copertura della meravigliosa livrea all'Italia che purtroppo il nostro grande Stato italiano passato ci ha fatto perdere, peccato. Alitalia, sembra strano, uno dice ma Alitalia cosa vuol dire? Italia, ali dell'Italia, è bellissimo. E questo è in plastica verniciata, bellissima, che andrà poi, se lo vorrete, messo ovviamente nell'unico posto dove è logico metterlo. Ecco qua. Vi faccio vedere una panoramica di quest'auto meravigliosa. Adesso sono anche curioso e la vado a pesare. Se rimanete con me, così vi faccio vedere fino a questo punto quanto pesa quest'auto. Andate a vedere i primi piani della strumentazione che rimarrete a bocca aperta. Guardate l'estintore con le cinghie in nylon e le chiusure in acciaio. Ah, ho dimenticato anche di dirvi una cosa. Gli attacchi qui che avete visto cromati sono in plastica, ma queste parti finali qui sono tutte in acciaio.
Ecco qui ragazzi, è caduto qualcosa, ma niente di grave. E che riuscire a prendere tutto dentro il cubo box, che è già un 80x80, non è semplice. Adesso prendo la bilancia, ci vediamo quindi per voi tra nulla, perché metto la pausa, un attimo. Secondo voi quanto pesa? Non si vince nulla e non si perde nulla. Andiamo a vedere. Guardate, fino a questo montaggio mi sono girato indietro perché ho voluto accertarmi che non ci fosse nient'altro, perché capita che a volte mi dimentico anche dei pezzi importanti, mi capita anche questo. Guardate il peso, 2244 grammi, che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità differente come misura di peso, questa è la misura. Avete visto? Questo modello, a mio parere, supererà i 4 kg, almeno i 4 kg. Adesso scusatemi che sto cercando di togliere quello che non ci serve più. Eccoci di nuovo insieme. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo e con questo nuovo elemento che sono andato a montare su questa splendida e iconica auto da rally, io vi saluto, vi abbraccio con tutto il mio cuore e vi ringrazio del vostro supporto, anche morale, quando mi scrivete delle cose meravigliose nei commenti, e vi ringrazio davvero tanto. Rinnovo gli abbracci a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non mancate, andate anche a vedere la playlist perché vado subito a preparare, come vi ho già detto prima, il video numero 10 dell'Audi 4. Non so se vi ho detto, sì ve l'ho detto che ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1976, mentre invece l'Audi 4 ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1984. Ciao a tutti ragazzi!